Io appartengo alla generazione per cui i genitori avevano scelto che avremmo dovuto essere qualcosa di diverso. Loro che parlavano in dialetto ci hanno parlato in italiano. Io appartengo alla generazione a cui hanno tagliato i ponti col passato, hanno cercato di tagliare i ponti col passato. Mi sono trovato in un momento in cui ho avuto bisogno di queste radici, ho avuto bisogno di ricollegarmi a una memoria e mi sono ricollegato a quella della mia valle. Juan Boudon, scrittore, poeta occitano del secolo scorso, diceva che sulla talvero è la libertà, sul limite è la libertà, sulla soglia. La talvera è quella parte di campo in cui i buoi si fermavano perché erano arrivati in fondo, giravano e tornavano indietro. Ecco, è un'idea bellissima. Noi siamo su una talvera, noi siamo su un limite. Siamo un limite estremo dell'Italia. Siamo il limite estremo dell'Occitania, siamo nell'area alpina, che per sua natura è un territorio di osmosi, di scambio, di comunicazione, di contrabbando. Noi in questo momento ci troviamo qui, nelle valli occitane, che sono l'estrema propaggine orientale della terra d'Oc. Queste sono le terre d'Occitania, sono le terre del popolo occitano. Io mi chiamo Sergio Berardo, suono la ghironda e altri strumenti della tradizione occitana, questo da, ahimè, parecchi anni. Ho suonato dappertutto nelle nostre valli, in tutta l'Occitania, ho suonato in Europa, ho suonato anche fuori dall'Europa e dappertutto mi sono portato dietro la ghironda, che è lo strumento dei suonatori ambulanti delle nostre montagne, quelli che a partire dai tempi più antichi hanno attraversato i territori più disparati soltanto armati di uno strumento manovella. I nostri suonatori di ghironda del passato, ma dal 400 fino a oggi, stavano via dei mesi fuori di casa, portavano in giro la nostra musica e ne riportavano altra a casa. Erano l'idea di una cultura che è la propria ragione di essere nello scambio, nella comunicazione, che va ben al di là delle frontiere politiche. È la geografia dell'uomo, la geografia della cultura, non quella della politica, non quella degli Stati-nazioni. Per questo ritengo che la musica occitana da sempre sia un antibiotico antisovranista. Se canto che canto Paverio, canto per La musica occitana può essere politica per diversi motivi. Uno, fondamentale, quello che io continui a cantare in occitano, quello che io continui a utilizzare una lingua che tutti davano per morta, ed è una lingua che non è morta. I ragazzini della mia valle vengono a lezione da me e normalmente si parla in occitano, ma per richiesta loro. Mi vengo a suonare da te, ma parla in piano sto modo. Io vengo a suonare da te, però parliamo alla nostra maniera. Ma gente di 8-9 anni che ti parla come un militante di Euskadi. Cioè, è bellissimo, no? Pure, guarda, mio figlio si è messo a suonare musica occitana con i suoi coetanei. Qui sono loro, a Cuneo.
Sono Jordi Berardo, ho 17 anni, sono punk occitano nel gruppo Mistral Kids da ormai 1 anno e mezzo. È l'unione di 2 parole, che è Mistral, che va a rappresentare proprio la cultura occitana, e Kids, che vuol dire kids, ragazzi. Quindi i ragazzi occitani, perché vogliamo un po' essere la nuova leva per la musica occitana e per la cultura. Siamo nati come un gruppo di amici che suonano e vogliamo continuare a essere questo, un gruppo di amici che suonano, ma portando avanti questa musica e questa cultura. Secondo me la tradizione non deve essere guardata come qualcosa di vecchio, magari sì, è qualcosa di vecchio, ma se tu prendi la tradizione e la metti tipo adesso come la stiamo facendo noi, tipo la evolvi, la tradizione continuerà sempre a cambiare e lì la tradizione rimane, perché se invece tu segui sempre quella vecchia e stai così, la gente magari poi non riesce più neanche a capire cos'è la tradizione. Quando suoniamo il nostro prodotto musicale viene utilizzato in modo diverso. Non tutto il pubblico ne fa la stessa cosa. Allora c'è lo zoccolo duro che balla, poi ci sono quelli che ascoltano e poi ci sono quelli che cantano le canzoni con me. Sentire che ci sono delle persone che cantano con te in occitano perché ne hanno voglia di farlo, perché sono entusiasta di farlo, è qualcosa di stupendo, io credo. Mi è successo una volta che una signora mi dicesse, io venivo da giovane a Cuneo, parlavo in occitano e la gente mi schifava come una poveraccia, diceva che biru, che zotica. Adesso io vengo a Cuneo, parlo occitano e la gente mi dice parli occitano, che figo. Stiamo andando alle prove prima del festival dell'Alta Felicità di dopodomani, ci sono anche tutti gli altri del gruppo, speriamo che vadano bene, così facciamo anche la scaletta. Speriamo. Suonando per loro, secondo me, non facciamo altro che unificarle ancora di più anche tra le tante cose. Oltre che la resistenza, anche cosa li accomuna, secondo me, anche la musica, perché ci sono tanti artisti notavoli, quindi secondo me sì, c'è la resistenza, c'è un po' di politica in mezzo, ma rimane però sempre anche qui la musica unisce. Rimane anche la musica che unisce come sempre altro, la musica deve unire, no? E nient'altro. Abbiamo solo 25 minuti. Più di 5 pezzi non ci stanno. Però sono pezzi. Secondo me sì. Però comunque sono tutti pezzi. Dovremmo farli da 5 minuti quindi. No, ma non è vero, cioè, tipo sì, dai, mettiamo a conto. No. Non Vai, c'entra niente. No. Per molti Alta Felicità può voler dire semplicemente andiamo a far festa e sentire quel gruppo che mi piace.
Credo che invece per noi sia una questione sia di appartenenza che di resistenza proprio contro i soprusi di un luogo lontano che è quello in cui si prendono le decisioni. Alta felicità vuol dire ribellione da un mondo che è cambiato e che sta cambiando come noi non vorremmo, ed è una valle che non vuole cambiare come invece il mondo sta cambiando, come la valle non vuole. Quello che si è perso negli ultimi anni è il bisogno di un'identità. Avendo tutto il mondo nelle proprie mani con 2 clic, forse si è persa l'identità territoriale, linguistica che una volta i giovani, le persone avevano. Di conseguenza forse portare anche un po' di umanità attraverso una musica suonata e di facile ascolto per dei giovani che possono così ritrovare una loro identità attraverso la musica, forse è il modo più facile e più vero che si può raggiungere. È il concerto che avevo fatto. Lo dico, qui lo dico e qui lo nego. Perché dire commosso? Se siamo proprio punk, non posso dire commosso. Io credo che proprio perché al mondo stiamo diventando tutti uguali, ragioniamo, viviamo tutti quanti allo stesso modo, il fatto che ci siano ancora delle isole, delle talveras, con lo spazio che cito sempre, dove i buoi si fermavano e giravano, questi bordi, questi limiti, questi posti dove c'è verità e libertà, sia importante per noi mantenere le nostre specificità, mantenere la nostra lingua, mantenere le tradizioni, mantenere la musica, ma non solo, inventare le tradizioni, inventare la musica, riviverla sempre diversa ogni giorno. E penso che questo sia una ricchezza per noi, ma lo sia per tutti gli altri anche. Il fatto che ci siano ancora delle diversità, il fatto che ci sono ancora dei posti che fieramente non hanno voglia di omologarsi a determinati cliché, io penso che sia una ricchezza per l'umanità, non solo per l'Occitania.